Ci addentriamo meglio nel retroscena di un cortometraggio. Nello scorso video vi ho parlato di bozze e oggi vedremo in particolare non solo perché sono importanti, anzi fondamentali, ma soprattutto di cosa bisogna fare le bozze, come vanno fatte le bozze e come usarle nel modo migliore. Le bozze sono fondamentali per un motivo principale, ovvero il fatto che aiutano non solo ad entrare nel personaggio, a capire meglio la storia e soprattutto a capire come realizzare la storia e che aspetto deve avere, qual è il mood che noi vogliamo dare, perché nonostante nella sceneggiatura possono esserci delle indicazioni, anzi dovrebbero esserci, riguardo proprio all'atmosfera che ci deve essere, ci rendiamo conto effettivamente di quale sia il modo migliore per realizzare effettivamente quell'atmosfera, il modo migliore per far recitare un personaggio, il modo migliore per ritrarre determinate situazioni, ma non solo, soprattutto per ritrarre gli ambienti e anche poi i personaggi. Questo è anche uno dei motivi per i quali bisognerebbe sempre partire da una sceneggiatura almeno di base, proprio per poter mettere giù tutte quante le idee. Certo, possono esserci degli sketch preliminari nei quali abbiamo un po' l'idea dei personaggi che vogliamo nella nostra storia e poi solo in un secondo momento li inseriamo nella storia. Ma si parte sempre da una sceneggiatura. Questo è un consiglio davvero spassionato che vi do. Io ho realizzato anche dei video stop motion per conto mio che erano fondamentalmente improvvisati e la cosa più brutta è che spesso non ci si accorge effettivamente che si sta improvvisando. Si pensa, ma sì, effettivamente lo sto facendo nel modo giusto, sto animando bene, però poi alla fine vengono fuori delle domande, dei dubbi o proprio dei problemi che sono legati al fatto che non si aveva una sceneggiatura di base e non se ne avevano fatte abbastanza bozze. Quindi le bozze le stabiliamo e decidiamo di quali bozze abbiamo bisogno a partire dalla sceneggiatura. In particolare abbiamo bisogno delle bozze dei personaggi, perché recitano, delle ambientazioni, quindi tutti gli ambienti, ma anche bozze specifiche degli ambienti e dei personaggi. Non basta avere infatti solamente un tre quarti di tutti i personaggi che ci sono, è necessario per il personaggio avere il turnaround, avere le espressioni facciali, avere diversi outfit se il personaggio li cambia o c'è l'idea comunque che li cambi nel corso della storia, avere anche delle bozze di animazione, comunque dei disegni che effettivamente rappresentino il movimento e il modo di camminare, ridere, parlare, eccetera del personaggio, ma soprattutto le bozze riguardanti le espressioni facciali sono fondamentali proprio per la recitazione, perché se io nelle mie bozze sono un personaggio in posizione statica, poi quando dovrò farlo parlare ci saranno dei problemi, perché è vero che posso far parlare il mio personaggio solo muovendogli la bocca, ma è molto più interessante, a mio avviso, far parlare un personaggio strecciandolo, deformando la faccia. Forse è una cosa che oggi si sta un po' perdendo, però vi consiglio di continuare a strecciare i vostri personaggi quando parlano, anche perché è molto interessante e secondo me, ovviamente un mio parere personale, prende un po' di più chi guarda l'animazione il fatto che se il personaggio deve parlare non sia solo la righetta della bocca a muoversi, ma sia proprio la faccia ad allungarsi, quando si arrabbia tutta a contorcersi e tutte quante queste emozioni che possono essere anche esasperate nell'animazione e dovrebbero essere esasperate proprio per comunicare al meglio quello che vogliamo raccontare. Qui abbiamo tutte quante le bozze che sono state fatte dei personaggi, che però sono state anche portate in definitivo. Abbiamo il turnaround di tutti quanti gli alieni, quindi c'è la mamma, c'è l'alieno piccolo, qui sono in relazione fra loro, abbiamo anche il turnaround dell'alieno grande e qui abbiamo un'ipotesi di colorazione che è stata fatta. Per quanto riguarda i personaggi, abbiamo poi provato tutti e tutte a ridisegnare delle idee. Io ora vi ho appena mostrato i definitivi, però queste erano un po' le opzioni principali di scelta. E abbiamo scelto questi qui in basso a sinistra. Questo invece è l'altro commesso, questo il commesso a colori, questo era il line art prima e poi abbiamo una sorta di size relation, questo per vedere soprattutto se andava bene lo stile. Abbiamo la bozza di uno dei commessi con dietro un'ipotesi di scaffalatura. Sono stati fatti poi degli studi su questi personaggi, come vi accennavo, per farli recitare e quindi qui abbiamo
delle bozze su delle emozioni, su dei movimenti che possono fare questi personaggi. Anche qui per capire bene come sono fatti effettivamente i capelli di questo commesso, come camminano i commessi, le emozioni principali che potrebbero provare, se sono delle ipotesi di interazione. Per quanto riguarda invece le bozze relative alle ambientazioni, abbiamo bisogno di una piantina per realizzarle, una piantina con scritte anche le proporzioni giuste di quella che è effettivamente la stanza, il luogo, il villaggio dove è ambientato. Quindi il mio consiglio è di farvi una piantina in scala. Potete usare come unità di misura i metri, che magari sono più comodi e vi danno effettivamente l'idea delle grandezze effettive. Ad esempio, se io metto genericamente che il mio personaggio sarà alto 2/3 rispetto alla porta, vuol dire che posso immaginarmi che la porta sia alta un po' più di me, ma se io invece scrivo che la porta è alta 3 metri e il personaggio è alto 2 metri, proprio visivamente sarà più semplice medesimarsi. Se devo disegnare una strada, devo sapere quanto è distante da dove mi trovo io e avere la piantina aiuta moltissimo. Aiuta tantissimo soprattutto quando si fanno poi le illustrazioni dei background che dovrebbero rispettare le proporzioni che abbiamo dato. Perciò nelle bozze, come vi ho lasciato intuire, non bisogna solamente avere personaggi e ambientazioni, ma è necessario fare anche una size relation, ovvero una relazione tra le misure. Perciò mettere tutti quanti i personaggi e gli oggetti di determinate stanze o comunque con i quali devono interagire vicino al personaggio con scritto la misura, avendo proprio una relazione visiva. Queste sono state delle prime bozze prodotte per gli ambienti quando ancora non avevamo la piantina. Abbiamo un esterno e 2 interni visti da 2 punti di vista differenti che appunto non rispettano la planimetria che poi abbiamo adottato nel definitivo, però servivano all'inizio per aiutarci un po' a dare l'idea. Abbiamo poi provato a disegnare alcune aree, io vi mostro adesso quello che ho proposto io. Qui per la cassa, per vedere un attimo quali elementi mettere, quali no, per capire come fossero fatti alcuni angoli del negozio, come gli scaffali, come il frigorifero, i cestoni. Avevamo poi bisogno per la nostra storia anche una porta del bagno che quindi poi abbiamo disegnato, abbiamo capito dove mettere, sempre non seguendo la planimetria ufficiale, ma una provvisoria che avevamo scelto. Successivamente abbiamo fatto una planimetria che potesse essere definitiva. Questa qui però è ancora quella provvisoria, dove però sono state identificate tutte quante le misure tramite dei quadratini, come vi ho consigliato di fare anche prima. Queste sono delle illustrazioni per quanto riguarda gli interni. Come vedete, questa è una prova di colorazione, questa è un'altra prova di colorazione, questo proprio per capire in che modo accostare bene i colori. E anche qui sempre una bozza riguardante gli alieni, una prova di illustrazione per quanto riguarda gli alieni. Abbiamo poi fatto tutte qui le pareti, come vi accennavo prima, questo è quello ufficiale dove abbiamo i quadratini che rappresentano proprio le misure che abbiamo del locale, la parete d'ingresso, la parete che si vede appena entriamo, la parete che ha i frighi, e la parete con gli occhiali invece. Abbiamo anche un'ipotesi, diciamo, tridimensionale di come sarà il locale. Come vedete dietro c'è ancora la bozza proprio della parete, ma questo è molto utile farlo perché vi aiuta a capire bene come sono state fatte tutte quante le cose, come è strutturato il locale e quindi come si muovono i personaggi all'interno. Questo per quanto riguarda gli interni, ma non solo, perché per gli interni abbiamo anche i prodotti sugli scaffali. Qui è stato fatto un lavorone perché abbiamo non solo lo scaffale pieno, questo, ma abbiamo poi tutti i prodotti che ci sono negli scaffali. Le prove per quanto riguarda dei cartelli che si trovano all'interno del locale, i cestini che sono presenti sia internamente che esternamente. E abbiamo delle ipotesi stilistiche,
È un collage, come vedete, se sono state accostate tutte quante le cose per vedere come si relazionavano fra di loro. E qui i due scaffali. Qui, come vedete, sono stati messi i personaggi con anche dei prodotti in mano, proprio per vedere come sarebbero andati meglio. E queste sono delle prove per quanto riguarda pacchetti di sigarette e tabacco che vanno poi esposti lì. Anche qui c'è stato uno studio per quanto riguarda proprio le narte dei prodotti. Come vedete ci sono state poste diverse opzioni, se colorato oppure nero, eccetera. Abbiamo fatto anche posters e pubblicità. Questi sono alcuni dei posters che abbiamo all'interno, invece sono altri. Questi sono tutti i PNG trasparenti dei poster che abbiamo fatto. Altre ipotesi di posters e prodotti che sarebbero poi andati nel supermercato. E qui abbiamo i cestoni, come vi dicevo abbiamo il turnaround, quindi frontale, di destra e di sinistra, manca il 3/4 ma è facilmente ricavabile. Uno studio per quanto riguarda proprio gli espositori, su che forma devono avere, quanto alti devono essere, e anche un'ipotesi di prodotti che vanno internamente al frigo. Anche qui abbiamo diverse ipotesi anche di colorazione. C'erano le bozze preliminari con una piantina preliminare proprio del negozio, prodotto una sorta di turnaround della macchina del milkshake frontale e laterale con ipotesi poi di colorazione. E qui abbiamo il definitivo alla fine dell'espositore di sigarette e tabacchi. E abbiamo anche alcuni oggetti, in questo caso la cassa e l'espositore di Chupa Chups. Abbiamo un altro degli espositori di occhiali. Abbiamo una piantina dell'esterno. Gli studi che sono stati fatti, sia quelli preliminari che hanno poi portato alla realizzazione di un certo tipo di esterno piuttosto che di un altro, quello che è stato scelto di portare avanti un po' ripulito, e abbiamo tutte quante le facciate, frontale, quella di dietro e le due laterali destra e sinistra. Il turnaround riguardo alle pompe di benzina e anche poi degli studi riguardo alle piante. Un'illustrazione, sempre per quanto riguarda gli esterni, di un 3/4, un'interazione, altre ipotesi degli esterni. Qui abbiamo lo studio della facciata, di come è fatto questo locale. Anche uno studio per l'oggettistica, perché qui abbiamo la macchina per l'aria, proprio per gonfiare le gomme. Questo è l'esterno frontale a colori, il logo ufficiale del nostro benzinaio. Stiamo realizzando delle bozze che non sono proprio nello stile che abbiamo scelto per il nostro cortometraggio, ma sono utili, è utile fare questo lavoro proprio di sperimentazione, un po' per migliorarsi, ma anche per rendere un po' meglio l'idea del mood che si vuole dare e quindi poi per scoprire modi nuovi o comunque diversi che non si erano pensati prima di colorazione, che possono rendere un'atmosfera in un modo piuttosto che in un altro. Questa è un'ipotesi per l'esterno a 3/4 che servirebbe per lo storyboard, quindi di illustrazione proprio, e questa è un'ipotesi stilistica un po' per capire, diciamo, il mood. Ho voluto provare a fare qualcosa con i colori a olio, sempre in digitale, realizzata con Photoshop. Come avete visto non vi ho mostrato la bozza dello storyboard, questo perché ci dobbiamo lavorare ancora un po' e voglio fare un video più approfondito appositamente per questo. In descrizione trovate tutti quanti i link alle pagine social di chi ha lavorato a questo progetto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio per averlo visto fino a qui. Ciao!